Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi parliamo di un elemento importantissimo che è la decalcificazione della macchina. La decalcificazione della macchina è un aspetto fondamentale sia per dare lunga vita alla macchina sia per mantenerla pulita e far sì che il nostro caffè sia privo di residui. La decalcificazione si può fare con tanti prodotti. Adesso andiamo a vedere con quali prodotti si può fare e come si può fare in concreto su una qualsiasi macchina, accialle o capsule. Per tutte le macchine è la stessa metodologia. Allora, il primo tra i prodotti decalcificanti è il bicarbonato. Si può sciogliere nell'acqua, nel serbatoio dell'acqua e quindi poi andare a irrogare per decalcificare la macchina. È uno di quei metodi che io non consiglio perché il potere decalcificante del bicarbonato è veramente basso, però è un rimedio naturale. Poi ci sono i prodotti più specifici fatti proprio per la decalcificazione, tra cui queste bustine monouso che troviamo anche su Amazon, poi magari ve li segnalo quelli che ho provato e che vi lascio in descrizione. Io consiglio sempre di utilizzare prodotti biologici o comunque attenti all'ambiente, quindi quelli che vi consiglierò sono specifici per le macchinette ma soprattutto attenti all'ambiente e anche alla nostra salute. Sono prodotti che vanno sciolti all'interno del serbatoio, come adesso vi andrò a far vedere. Vi mostrerò una decalcificazione fatta con un prodotto appunto per decalcificare con uno di quelli professionali. Ho nascosto il marchio ma non ho problemi a consigliarvi quale sia il mio preferito. Sono sostanzialmente dei prodotti che vanno messi all'interno di un serbatoio riempito circa a metà di acqua. Basta un cucchiaino, poco più. Secondo me è poco importante quanto ne andate a mettere, cioè non è di quelle ricette scientifiche in cui va messa la giusta dose d'acqua e la giusta dose di polvere decalcificante, è importante il buon senso. Andiamo poi a muovere l'acqua all'interno del serbatoio così da poter far sciogliere il liquido. È meglio se vi aiutate con un cucchiaino e Google un cucchiaino. Andiamo a sciogliere il nostro prodotto all'interno del serbatoio con un cucchiaio. Una volta che si sarà sciolto, andiamo a riporre il serbatoio al suo posto e facciamo una prima piccola erogazione in una tazzina di caffè. Questa prima erogazione servirà per mettere in circolo il liquido decalcificante all'interno della macchina, perché adesso è solo nel serbatoio. Con una prima erogazione, basta una tazzina, tutto il liquido decalcificante entrerà nella macchina e inizierà ad agire su tutti i tubi andando a rimuovere il calcare. Adesso lasciamo agire il liquido decalcificante per 20 minuti. 20 minuti è un tempo sufficiente per far sì che tutto il calcare e le incrostazioni che sono all'interno della macchina e dei tubicini grazie a questo prodotto vengano rimosse. Tra 20 minuti andremo a fare l'ulteriore passaggio di questa decalcificazione. Tenete in considerazione tra 20 minuti, quando andrete a erogare tutto il liquido all'interno della macchina, potreste addirittura trovare difficoltà perché se non fate la decalcificazione da tanto tempo questo liquido decalcificante avrà smosso tutto il calcare all'interno della macchina e questo potrebbe addirittura aver ostruito i fori e quindi troverete più difficoltà a far uscire il liquido. Ma non preoccupatevi, avete anzi rimosso finalmente il calcare che da troppo tempo era nella vostra macchina e proprio per questo io consiglio di fare una decalcificazione ogni mese. Su come decalcificare, dopo quanto e con cosa ci si potrebbe scrivere un libro, perché ognuno ha la propria idea, ogni macchina costruttrice di macchinette ha nel proprio libro di istruzioni le proprie indicazioni guida. Io vi vado a consigliare quello che io trovo utile e figlio della mia esperienza di 10 anni di utilizzo di questo genere di macchine. Più che il prodotto, che come vedremo se ne possono utilizzare tanti, la cosa importante è la regolarità nel fare la decalcificazione. Io consiglio di farla ogni mese, indipendentemente se si fanno pochi caffè o tanti caffè, l'importante è fare una decalcificazione al mese. Un'altra cosa utile che potete fare è leggere nelle istruzioni della propria macchinetta come funziona la decalcificazione, soprattutto sotto il profilo del programma che si può usare. Ad esempio le macchinette Nespresso hanno con la pressione contemporanea, la macchina spenta dei 2 tasti, l'attivazione del profilo di decalcificazione che permetterà un'erogazione continua della macchina, così non dovrete stare a fare un'erogazione manuale, ma sarà la macchina che svuoterà tutto il serbatoio. Per quanto riguarda una dolce gusto come questa, con la regolazione delle erogazioni vi consiglio di metterla al massimo, così vi erogerà una grande tazza di caffè e vi eviterà di dover intervenire più volte sulla macchina. Sulle macchine accialle che tendenzialmente non hanno questi sistemi elettronici potrete lasciare erogare in continuo il caffè. Perfetto, sono passati 20 minuti, andiamo a vedere cosa bisogna fare. In questo momento tutta la macchina è stata decalcificata al proprio interno, dobbiamo solo svuotare il serbatoio contenente tutto il liquido decalcificante rimasto all'interno della nostra tazza. Quello che io adesso consiglio di fare è una pulizia della macchina con 2 serbatoi di acqua pulita. Questo rimuoverà tutti i residui decalcificante delle precedenti erogazioni.
Perfetto, abbiamo finito l'erogazione del serbatoio. L'importante è non far mai sforzare la pompa facendola andare avanti con il serbatoio vuoto. La pompa è una delle cose che costa di più la nostra macchina, è anche una delle più fragili, quindi non va mai lasciata accesa con il serbatoio vuoto. Quindi una volta terminato il primo serbatoio di acqua pulita, andiamo a riempire di nuovo per fare un secondo risciacquo della macchina. Con 2 serbatoi di risciacquo siamo sicuri che non è rimasto nulla di decalcificante all'interno della nostra macchina e siamo pronti quindi per tornare a fare un buon caffè. Ora vi farò vedere invece come decalcificare una macchina con l'aceto, un rimedio naturale, anche molto economico perché una bottiglia d'aceto costa meno di €1. Alcuni considerano l'aceto troppo aggressivo, addirittura in alcuni manuali di alcune macchinette è sconsigliato utilizzare l'aceto. Anche qui si potrebbe dibattere a lungo. Io per esperienza lo considero un buon decalcificante, non così aggressivo come viene descritto. E come vi dicevo prima, secondo me il peggior nemico della macchinetta è proprio non decalcificarla. Il decalcificarla con l'aceto, considerato aggressivo da alcuni produttori, secondo me è meglio che non decalcificarla. E soprattutto io credo che non sarà l'aceto che corroderà la macchina e ve la renderà inutilizzabile. Io credo che sia più l'utilizzo e la rottura di altre componenti piuttosto che l'aggressività presunta dell'aceto. Cambiamo macchinetta e andiamo a decalcificarla. Perfetto, siamo pronti per un'altra decalcificazione. Approfitto di questo test con voi per decalcificare una macchinetta che già conoscete, perché chi mi segue avrà visto già l'altro video in cui parlo di come fare un infuso in filtro con una macchinetta dolce gusto. Se non l'avete visto andatelo a vedere, è molto divertente se avete questo tipo di macchinette. Allora, come si decalcifica con l'aceto? Si mette circa un bicchiere a 200 ml all'interno del serbatoio. Perfetto, abbiamo messo i nostri 200 ml circa. Mi raccomando, non fossilizzatevi sulle quantità giuste, non è una ricetta chimica scientifica e precisa, non è importante essere precisi sulle quantità, l'importante è decalcificare. Quindi 200 ml sono circa un bicchiere, se volete prendete il misurino di un bicchiere. La differenza dell'aceto rispetto a prodotti specializzati è l'odore. In questo momento si sente un fortissimo odore di aceto e si andrà a sentire ancora di più quando poi andremo a erogarlo a temperatura calda, perché la macchinetta ovviamente lo scalderà e si sentirà un forte odore in casa. Se vi dà fastidio, il metodo preciso e preferito è quello di un prodotto professionale. Se invece non vi dà fastidio l'odore dell'aceto, l'aceto è comunque un elemento naturale, non inquinante, che sicuramente è nelle case di tutti. Va bene, un aceto di vino bianco, di quelli comuni che si usano in cucina. Quindi la macchinetta è calda, l'aceto è nel serbatoio, andiamo a erogare, come nel caso del prodotto professionale, andiamo a erogare una tazzina e poi andremo ad aspettare 20 minuti per far sì che quel liquido che è entrato in circolo nella macchinetta abbia efficacia sul calcare presente nei tubi. Perfetto, abbiamo erogato una tazzina di aceto, adesso l'aceto agirà, diamoci 20 minuti per far sì che agisca e ci rivediamo tra 20 minuti. Perfetto, sono passati 20 minuti e come ci dicevamo adesso andiamo a erogare tutto il serbatoio di aceto e poi andremo a fare 2 serbatoi di acqua pulita per risciacquare tutta la macchina e far sì che il nostro caffè non sappia di aceto. Adesso andiamo a erogare il primo dei 2 risciacqui con dell'acqua pulita. Abbiamo decalcificato anche questa seconda macchinetta, abbiamo visto come farlo con l'aceto e prima abbiamo visto come farlo con un prodotto professionale. Quindi, come dicevo, io ho sempre scartato il bicarbonato per il suo basso potere decalcificante, utilizzo talvolta le bustine monoporzione che si trovano appunto su Amazon oppure nei vostri negozi di fiducia. Io vi consiglio sempre quei prodotti bio perché comunque fanno bene sia all'ambiente che a noi, oppure appunto un prodotto professionale o l'aceto. La cosa che vi ricordo è fatelo una volta al mese, che abbiate utilizzato tanto la macchina o non l'abbiate per nulla utilizzata o veramente molto poco, va fatto, perché il calcare è a quel punto che si ferma sui tubi e li ostruisce e fa sì che la pompa sforzi sempre più fino a portare alla rottura della macchina. E come vi dicevo durante il video, la pompa è l'elemento più costoso e quindi spesso fa sì che la macchina venga sacrificata se la pompa si va a rovinare, oppure se il calcare ostruisce i tubi spesso è più costosa la manodopera, la sostituzione della macchina, e quindi è un peccato poi cambiare macchina per colpa di una manutenzione non fatta. Anche perché il costo, che parliamo di una bustina di prodotto ad hoc che costerà circa €1
o al massimo 2 euro, o di un prodotto professionale o dell'aceto, veramente parliamo di cifre ridicole a fronte invece ai vantaggi che la decalcificazione porta. Quindi il mio consiglio è decalcificare. Se avete trovato utile questo video vi chiedo di dimostrarvelo lasciandomi un pollice su, un like a questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in maniera tale che ricevete le notifiche di quando pubblicherò un nuovo video. E se avete dubbi sulla decalcificazione, sulle macchinette o qualsiasi dubbio inerente a questo mondo, scrivetemelo nei commenti, per me è un piacere rispondervi. E che dire, un saluto e alla prossima!